Staccare un biglietto per partecipare ai Giochi Olimpici è il sogno di ogni agonista che dedica la propria vita allo sport. Riuscire ad entrare in una finale a seconda della combinazione atleta-etnia può rasentare la pia illusione. Basti pensare alle gare di mezzo fondo, predominio assoluto dei neri africani, o alla velocità, affare che riguarda giamaicani, americani e pochi altri al mondo. Fino a Rio 2016 anche il tiro a volo era un circolo chiuso, eppure un perfetto sconosciuto di origine egiziana, alla sua prima esperienza a 5 cerchi, è riuscito ad entrare nella finale a 6 del trap, la fossa olimpica, una delle discipline del tiro a volo, e a gestire una tensione potenzialmente devastante. Com'è stato possibile? Te lo racconto dopo la sigla. Ciao, sono Massimo Binelli. All'inizio del 2016 sono stato ingaggiato da Alessandro Nicotra di San Giacomo, ex atleta e attuale allenatore della nazionale egiziana di trap, in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ne ho già parlato anche nella pillola 94. In pochi mesi di lavoro, svolto nel rispetto della formula dell'atleta vincente, ossia competenza tecnica e fisica, onere di Alessandro, più potenza mentale, compito mio, abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare il giovane egiziano Ahmed Kamar non solo alla finale dei Giochi Olimpici, ma addirittura allo shoot-off per una medaglia, il miglior risultato di sempre per un tiratore africano. Siamo partiti da zero e per comprensibili esigenze logistiche abbiamo lavorato a distanza, in videoconferenza, lui al Cairo, io nel mio studio. Il tiro a volo è uno sport individuale, tuttavia è stato importante fare squadra e far percepire agli atleti che tutti noi stavamo puntando ad un unico obiettivo. Le difficoltà e le barriere da superare sono state molte, anche culturali, poiché gli atleti egiziani hanno mostrato una diffidenza particolarmente elevata nell'applicare alcune tecniche, tra cui il dialogo interno, la visualizzazione. Per questo motivo abbiamo adottato la strategia del come se, di cui ho parlato nella pillola 82, ossia abbiamo portato Ahmed a vivere ogni giorno in modo autentico come se fosse già a Rio, come se avesse già disputato una finale, come se avesse già vinto una medaglia olimpica, e l'abbiamo fatto grazie ad esercizi molto sofisticati di consapevolezza aumentata. Lo scopo è stato quello di far maturare in lui gradualmente la mentalità dell'atleta vincente, che pensa come un campione, agisce come un campione, si allena come un campione e gareggia per vincere, perché sa che non ha nulla da perdere, mentre i suoi avversari, pluridecorati e carichi di responsabilità, hanno tutto da perdere. Gareggiare per vincere vuol dire sviluppare la fiducia nelle proprie possibilità, assumersi sempre la responsabilità del proprio operato e dare il meglio in ogni circostanza, senza mettersi a fare calcoli di convenienza. Ogni gara fa storia a sé, ogni serie fa storia a sé, ogni tiro fa storia a sé e soprattutto un tiro non ha memoria, quindi va affrontato con serenità, come se fosse un normale tiro di allenamento, indipendentemente dal fatto che sia il tiro successivo a un errore, il tiro che può determinare il passaggio di un turno o il tiro che vale una medaglia olimpica, che poi è il segreto della mia regola numero 9. Finalmente arriva l'appuntamento tanto atteso, l'8 agosto, il giorno della gara di qualificazione. A contendersi i 6 posti della finale ci sono i 33 migliori tiratori del mondo e tra questi c'è Ahmed Kamar. Per ragioni organizzative non sono andato a Rio, ma nei momenti cruciali era come se fossi lì, perché Alessandro ed io eravamo in stretto contatto telefonico e lui faceva da tramite con Ahmed. Manca l'ultima serie da 25 piattelli. Alessandro mi chiama, lo vedo in TV con il cellulare in mano, una scena surreale considerato che siamo a 10.000 km di distanza con 5 ore di fuso orario. Massimo, siamo a un passo dalla finale, mi dice, ma ora serve la serie perfetta. Ahmed deve fare un 25. Ci siamo. È il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo sperimentato in mesi di allenamento mentale. Suggerisco ad Alessandro le parole giuste da usare, poiché adesso la comunicazione con l'atleta è fondamentale. Con la sua mediazione mi rivolgo ad Ahmed e lo invito a mettere in pratica il nostro esercizio sulla consapevolezza per riprendere il contatto e il dialogo esclusivamente con il suo corpo e le sue sensazioni.
Gli dico di agire per sottrazione, togliendo tutto ciò che non serve in quel contesto, dalla selva di telecamere al tifo da stadio, la torsida brasiliana, inconsueto per una gara di trap, e ci eravamo allenati anche per questa evenienza, e di affrontare la serie da 25 colpi senza contarli, tiro dopo tiro. Ahmed esegue, inizia a sparare, ogni tanto si volta verso Alessandro per un segno di intesa concordato e colpo dopo colpo rompe 25 piattelli senza nemmeno accorgersene. La serie perfetta che ci voleva. Si qualifica tra i migliori 6 al quarto posto con 119 piattelli, a soli 3 piattelli di distanza dal leader Giovanni Pellielo, che di lì a poco avrebbe vinto l'argento, sua quarta medaglia olimpica, con un piattello in più dell'altro fuoriclasse italiano, Massimo Fabrizi, argento a Londra 2012, e con 3 piattelli in più del croato Giovanni Cernogoraz, oro a Londra 2012 e primo del ranking mondiale, clamorosamente rimasto fuori dalla finale di Rio. Ahmed, ancora frastornato ma consapevole dell'impresa, è in finale. Nell'ultima serie di 15 piattelli, dalla quale escono i 4 tiratori che si contendono le 3 medaglie in palio, commette 3 errori, come l'inglese Edward Ling. A quel punto c'è lo shoot-off per la finale del bronzo, una lotteria ingrata dove Ling ha la meglio. Ahmed Kamar, ex illustre sconosciuto, stritolato tra 5 veterani e plurimedagliati dei Giochi Olimpici, chiude Rio 2016 al quinto posto, un risultato inimmaginabile dopo solo 8 mesi di lavoro. Alessandro ed io abbiamo sperimentato un metodo vincente, grazie al quale costruiremo altri obiettivi di successo nel mondo del tiro a volo. Ahmed, che era impenetrabile, si è aperto, ha superato la diffidenza iniziale riguardo al mental coaching, ha iniziato a dialogare con se stesso in modo positivo e ha imparato a visualizzare le sue prestazioni. Settimana dopo settimana ha capito l'importanza della qualità del lavoro rispetto alla quantità. Tradotto, non è sufficiente sparare e ancora sparare per arrivare a una finale olimpica. Ha maturato la consapevolezza che con la motivazione adeguata si può fare e ha imparato ad affrontare la competizione da atleta vincente, trasformando la tensione agonistica, anche quella olimpica, da frustrazione paralizzante a divertimento puro. Vuoi affrontare assieme a me un programma di allenamento mentale su misura che ti consentirà di affrontare la gara più importante della tua disciplina, da allenatore o da atleta, senza tensioni, con la massima consapevolezza e con la concentrazione necessaria? Contattami e ne parliamo. Visita il sito massimobinelli.it, inserisci il tuo nome e la tua email più importante per iscriverti e per ricevere subito la mia guida per la tua crescita personale. Poi clicca su Contattami, dove trovi tutte le istruzioni per inviarmi un messaggio e per prenotare la tua prima sessione di coaching gratuita direttamente nella mia agenda online. Sempre all'interno del mio sito puoi visitare la sezione risorse gratuite, dove puoi scaricare materiale molto utile per la tua crescita personale. Trovi tutti i link nella descrizione. Infine, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e a lasciare un commento, rivolgermi una domanda o suggerirmi argomenti di tuo interesse da trattare in una delle prossime pillole. Alla prossima! Ciao!